L'Oman è un paese della penisola arabica e ha aperto recentemente al turismo per diversificare le entrate, provenienti per lo più da petrolio e gas. Il primo giorno ci riposiamo in una spiaggia a Muscat, dove possiamo goderci il bellissimo tramonto con la bassa marea. Percorriamo la costa per arrivare al Wadi al-Shab. Un'oasi di verde e acque cristalline in mezzo a un deserto di montagne. Lungo la costa troviamo le tende dove gli omaniti si recano al mare con le famiglie e gli amici. Bimassim Col è invece una voragine creatasi probabilmente dalla caduta di un meteorite. I paesi lungo la strada sono composti da villette, tutte circondate da mura per proteggere la privacy delle donne. Visitiamo la più grande moschea dell'Oman, a Muscat, fatta costruire dal sultano Qaboos negli anni 90 per i suoi 30 anni di regno. È l'unica moschea aperta ai turisti. I suoi 5 minareti simboleggiano i 5 valori dell'Islam. Questa è la grande sala di preghiera degli uomini. Il lampadario in cristallo Swarovski è alto 14 metri e pesa 9 tonnellate. Il bellissimo tappeto misura 70 metri per 60 ed è stato tessuto da 600 donne iraniane in 4 anni. Il Mutrak Souk si trova nella parte vecchia della città. Gli omaniti hanno delegato molte attività commerciali e molti lavori nel campo turistico a lavoratori stranieri, soprattutto indiani, pakistani e filippini. Questa strana costruzione rappresenta un incensiere. In questa grande piazza, nel cuore della vecchia Muscat, si affacciano il Museo Nazionale e vari palazzi ministeriali. Con un'architettura un po' bizzarra vediamo il Palazzo Alam, che è la residenza ufficiale del sultano. Viene utilizzato soltanto per le occasioni ufficiali e non è visitabile. Superiamo moderni palazzi e moschee. Ci dirigiamo verso il famoso Wadi Bani Khalid. A 20 minuti di cammino vi sono altri bellissimi specchi d'acqua. Il Waiba Sand Desert, dove troviamo dromedari in libertà e le immancabili Toyota. Ci fermiamo in un supermercato lungo la strada, dove troviamo tanti prodotti italiani, montagne di uova che qui sono in confezioni da 30 e l'acqua che costa molto poco, 20 centesimi. Scopriamo che la spesa in questo paese la fanno gli uomini. Il souk di Sinav è certamente caratteristico. C'è un bel mercato del pesce che ci fa capire quanto pescoso sia il mare dell'Oman.
e un bel negozio di jambiwa, il caratteristico pugnale ricurvo di origine araba. Spesso vediamo moderni edifici in costruzione. Arriviamo alla Jambrin Castle, risalente alla fine del 1600, ha il colore della sabbia ed è circondato da un lussureggiante palmetto di datteri. Molto belli sono i soffitti al suo interno. Abbiamo poco tempo e vediamo il maestoso Baila Fort solo dall'esterno. Dedichiamo invece tempo per la città di Nizwa, altro luogo turistico dell'Oman. Ammiriamo dalla torre del forte il panorama di questa città incastonata tra le montagne. Il souk è piuttosto commerciale, ma vediamo anche quanto questo popolo sia ancorato alla tradizione e alla religione. Molto caratteristico è il mercato delle capre del venerdì, che attira venditori e compratori locali e molti turisti. Riprendiamo il viaggio e raggiungiamo la città di Alhambra con le case di paglia e fango. Vecchie di 400 anni, sembrano abbandonate, ma sono invece abitate e negli ultimi anni molte anche in ristrutturazione. Abbandonato è invece lo scenografico villaggio di Riwayq, stretto tra la montagna e le coltivazioni ai suoi piedi. Saliamo in fuoristrada al Jabal Shams Canyon. Il video non rende merito a questo bellissimo canyon profondo più di 1000 metri. L'ultimo giorno torniamo sulla costa, a barca. Il pescosissimo mare ci regala la vista di una miriade di pesci. Tonni pinna gialla e molti che non conosciamo neppure. Pescatori tornano con il loro pescato, che verrà però pagato pochi euro. Venditori di frutta con le loro Toyota. E un altro bel castello nel deserto. Visitiamo invece Al-Hamz Castle, che fu costruito all'inizio del 1700. È stato recentemente restaurato e si possono ammirare alcune stanze arredate. E i cannoni antichi, bellissimo esempio di architettura fortificata islamica. Non lontano visitiamo le sorgenti termali di Alto Warah, per lo più frequentate da famiglie di indiani e pakistani che in Oman rappresentano un terzo della popolazione totale. Il viaggio sta per finire e ci avviciniamo all'aeroporto. Un'ultima visita la dedichiamo ad Al-Mouj,
un nuovo e ricco quartiere a nord di Muscat, l'unico luogo dove è permesso agli occidentali di acquistare casa.